Ciao ragazzi, oggi vi mostro un semplice contenitore a chiusura semi-ermetica con quindi un pulsantino che fa da valvola che permette l'ingresso e l'uscita dell'aria più agevolmente. Valvolina. Ora eh, ora come vedete il contenitore è stato limato per permettere una migliore aderenza tra le pareti del contenitore e del coperchio. Per limarlo ho usato una carta vetrata da 240, grana 240, che è molto leggera ma funziona bene. Ora, come vedete, ho fatto diversi tappi con diverse tolleranze. Questa che vedete è la tolleranza più bassa e dovete limare abbastanza per permettere che il tappo e il contenitore scorrano bene. Poi ho fatto le altre un po' più larghe. Vedete che qua ho limato di meno e infatti sentite anche il rumore. Questa a 0,15 gli date proprio una limata leggera sia qua che qua e ora troverete anche con un tappo con la tolleranza 0,2 che è il primo che ho fatto, che nel mio caso è troppo largo. Però siccome magari le stampanti tra di loro hanno un po' di tolleranza, avendo più misure potete scegliere quella che più si adatta alla vostra stampante. Per fare questa scelta ho, ho messo anche degli anelli di prova da stampare. Vi stampate il contenitore, poi vi stampate gli anelli e decidete quale scivola meglio, insomma. Qui vedete lo 0,15, notate come è largo, scivola fino in fondo. Se prendete lo 0,12 vedete che è già più. 0,12 è questo qua, una via di mezzo tra il troppo largo e il troppo stretto, che in questo caso neanche entra perché dovete limare molto.
Ora, per la valvola ho fatto due tappi, uno che potete semplice da montare, che potete usare una vite da M3 da 25 mm, infilate la vite, la molla deve essere lunga circa 15 mm. La durezza dipende un po' da voi, non occorre che sia molto dura. Infilate un pezzetto di gomma che avete forato e poi ci mettete il bulloncino. Ho fatto una versione a tasto chiuso dove praticamente prendete una barra filettata M3 o una vite M3 da 30 mm, la tagliate e la avvitate nel tasto, ci mettete la molla, infilate, vi segnate dove tagliare, ma questo segno è a 30 mm, infilate il pezzetto di gomma e poi il dado, regolate che ci siano 2-3 mm di movimento e stop. Vedete? Il gommino io l'ho ricavato dalla gomma delle camere d'aria, questa è della moto, ma va bene anche quella di una bicicletta. Ne tagliate un quadratino da 1 cm per 1 cm con un buco in mezzo ed è fatta la valvola. Ora, giusto per farvi vedere, questo è un tappo stampato a 0,12. Appena stampato, quindi senza aver grattato niente, entra molto a fatica. Non provate a chiudere completamente il tappo prima di aver limato, perché rischiate che non riuscite più ad aprirlo. Bene. Dopo questo ne ho fatto uno piccolino a ellisse, con un simbolino che va molto di moda ai giorni nostri. E niente, anche questo ho fatto nella stessa maniera. Qui le tolleranze le ho fatte più strette, perché dato che questo spazio è la metà di quest'altro, richiede che sia molto più precisa l'aderenza per avere un buon effetto chiusura. E niente, ripeto che sono semi ermetici,
secondo me per erbe secche, spezie vanno più che bene, però diciamo li potete usare un po' per quello che volete, per bulloni, viti e altre cose. Niente, se vi interessa e volete supportare il canale, in descrizione trovate il link. Ciao, al prossimo video!